Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, carissimi amici miei. Proseguiamo con i nostri consueti appuntamenti. Andiamo ad estrarre subito due carte da questo mazzetto che formeranno i due gruppi di questo video. La prima carta sarà, concentriamoci tutti insieme. Vediamo la prima carta di questo video, la chiarezza, bellissima. La seconda sarà la carta della positività. Ecco qui le due carte appena estratte, andiamo a contrassegnarle con pietre e cristalli. Per il gruppo 1, carta della chiarezza ossidiana. Per il gruppo 2, carta della positività, l'occhio di tigre. Adesso vi chiedo di concentrarvi intensamente, fate la vostra scelta. Per chi preferisce la stesa unica può ascoltare entrambi i gruppi. Ci vediamo tra poco alla carta che avete scelto. Rieccoci qui Ossidiana, andiamo a vedere cosa ha detto di voi la persona del vostro cuore e a chi. Prima di iniziare vi ricordo che è un video interattivo collettivo, quindi anche se ti risuona, ricordati che non è il tuo consulto privato. E questo possiamo dirlo anche se il video non ti risuona, perché a volte leggo dei commenti in cui qualcuno scrive mi risuona grazie e non mi risuona che cosa hai detto, eccetera eccetera. Quindi in entrambi i casi ricordatevi sempre che non è un consulto privato, quindi non siamo nel privato e nel personale. Poi per chi volesse prenotare il consulto privato con me o volesse riprenotarlo, scrivete un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra e vi risponderò con tutte le informazioni semplicissime di prenotazione. Bene, iniziamo con le sibille, vediamo cosa ha detto di voi questa persona. Oh, vediamo. Il dolore, asso di picche, ossia asso di spade, e l'innamorato, fante di cuori. Allora, già subito le carte ci stanno dicendo che è una persona che prova un sentimento molto molto profondo e importante, anche se è un sentimento vissuto con tormento, con preoccupazione, con dispiacere. Quindi probabilmente questa persona sta soffrendo e ha riferito proprio questa sua sofferenza interiore per voi. Quindi ha confidato che vi vuole bene, prova un profondo sentimento, ma al tempo stesso sente tanto dolore, sta soffrendo per amore. Queste sono state le parole che ha detto. Andiamo avanti. C'è tristezza, c'è pianto, c'è preoccupazione qui, La difficoltà, e non avevo dubbi, 4 di quadri. Questa persona ha proprio difficoltà nell'esprimere ciò che prova, ciò che sente, nonostante appunto questi sentimenti nel suo cuore ci siano e sono presenti tutt'oggi, a prescindere dalla situazione che state vivendo, perché io penso che alcuni di voi probabilmente stanno vivendo una fase molto particolare con questa persona, che comunque si è confidato e ha detto proprio questo, che ha difficoltà nell'esprimere i suoi sentimenti e quindi c'è della sofferenza, sta soffrendo per questo perché si sente bloccato. Andiamo avanti. Per l'ossidiana, il ritardo, il 3 di quadri, sì,
è il viaggio. Allora, questa persona per alcuni di voi potrebbe trovarsi distante fisicamente, quindi abitare in un altro luogo, oppure viaggiare spesso per lavoro e quant'altro. Potrebbe trattarsi anche di una persona sportiva o a cui piace lo sport o il movimento, quindi una persona molto dinamica, o semplicemente questa persona vorrebbe fare un weekend con voi o trascorrere dei momenti insieme. E questa cosa sta tardando, quindi alcuni di voi potrebbero essere in attesa di questa persona e che questa persona anche faccia un passo, esprima i suoi sentimenti. E abbiamo visto proprio che ha confidato, ora vediamo a chi, ha confidato tutto questo a una persona, quindi il suo stato d'animo a una persona. E ha fatto il vostro nome, raccontando appunto che sa bene che voi lo state aspettando. E anche ha capito che questo sentimento non l'ha espresso finora bene a voi. mm? E questo ha portato della confusione e delle incomprensioni. A fondo mazzo abbiamo l'insincerità, ecco, quindi la sensazione che questa persona vi abbia mentito o non vi abbia detto la verità circa i suoi sentimenti e la sua posizione. Già qui però viene fuori un'indicazione chiara. Probabilmente questa persona si è confidata con una donna che però le carte mi descrivono come poco sincera. Quindi forse avrà fatto una mossa che non doveva fare, parlandovi di voi? Beh, ora lo andiamo a scoprire con i tarocchi. Seguitemi con attenzione perché qui la stesa si fa molto molto interessante, Ossidiana, eh? Andiamo a vedere cosa ha confidato di voi questa persona e a chi. Chiediamo ai tarocchi ulteriori messaggi per l'Ossidiana. Per l'Ossidiana. Allora, andiamo a vedere il 9 di coppe, quindi i tarocchi ci confermano che ha confidato proprio questo suo sentimento che prova, molto profondo, abbondante. Beh, qui le carte sono chiare, che ci siano dei sentimenti, che questa persona sia innamorata di voi, non ci sono dubbi. Abbiamo la ruota della fortuna, e qui siamo di fronte a un rapporto comunque karmico, eh? Eh sì. E comunque ha detto anche che vorrebbe cambiare le cose con voi. Eh sì, le vuole cambiare e che si sente anche fortunato ad avervi incontrati. Ha detto proprio queste parole. Abbiamo il re di bastoni, la maturità volitiva, quindi questa persona è un re di bastoni in questo momento, quindi con volontà e con decisione ha capito che bisogna cambiare le cose qui per avere un'evoluzione con voi e sa bene che c'è confusione nella vostra mente perché non avete capito la sua posizione e quello che sente. Ecco perché vuole cambiare le cose e ha riferito a questa donna poco sincera ciò che sente. Per una piccola parte di voi potrebbe trattarsi anche della partner di questa persona, quindi della donna ufficiale, se stiamo parlando di un rapporto extra, che ha intuito che il suo compagno prova dei sentimenti per un'altra persona. Potrebbe trattarsi anche di questo. Potrebbe essere un'intuizione di questa donna, oppure che proprio questo re ha parlato alla sua donna ufficiale dicendole la verità. Però per una piccola parte di voi. Per altri stiamo parlando di un'amica, di una parente, di una ex, perché no?
A fondo mazzo, oh, abbiamo il 2 di coppe. Allora, amici miei, io ho profondo rispetto delle carte e della cartomanzia. Quindi quello che viene fuori, io le carte le mescolo davanti a voi, non le preparo prima, non le conosco prima, quindi quello che viene fuori io interpreto e dico sempre e comunque. Quindi sul mio canale ci tengo tanto a questa cosa, ok? E potete vederlo da voi, cioè qui abbiamo un 2 di coppe, ve lo prendo, un 2 di coppe con un 9 di coppe, che comunque sono due carte di un'abbondanza di sentimenti pazzesca. Quindi questa persona cosa desidera? Cosa sta pensando? Di stringervi, di abbracciarvi, di stare insieme a voi. Abbiamo anche un gattino bianco nell'iconografia della carta, quindi magari qualcuno potrebbe avere un gatto in questo momento che mi sta guardando, o voi o questa persona, quindi un animale domestico. E guardate questo abbraccio com'è forte, com'è intenso e com'è sentito. Eh, Questa è la confidenza che ha fatto di questi sentimenti profondi per voi. Andiamo a vedere con l'oracolo dell'amore, degli angeli dell'amore per l'ossidiana. Tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Ecco, in questo caso mi sento di interpretare questa carta come il vostro pensiero su questa persona. Quindi voi che state guardando il video state pensando probabilmente, in base a come si è comportata questa persona, che non sia la vostra anima gemella. Però in realtà, tenendo la mente aperta, qui le carte mi dicono, quindi sia le sibille che i tarocchi, che in realtà questa persona prova dei sentimenti molto profondi e molto importanti e proprio li ha confidati a questa donna. Eh sì, qui è chiara l'interpretazione. A fondo mazzo esprimi il tuo amore. Ecco, questa carta si riferisce alla persona di vostro interesse, che comunque parrebbe essere decisa ad esprimere il suo amore e anche a farsi avanti. E c'è scritto proprio questo: vai avanti così e compi un gesto romantico. Probabilmente non è stata questa donna a consigliargli di compiere un gesto romantico, perché non la vedo sincera dalle sibille. Ha semplicemente ascoltato, ma dando dei consigli per depistarlo e per portarlo fuori strada, non proprio da voi. Ma questa persona, essendo adesso un re di bastoni e percependo e capendo l'amore che prova nei vostri confronti, guardate qua, proprio ha intenzione di compiere un gesto romantico, quindi di fare un passo, spezzare le catene proprio di quel dolore che abbiamo visto come prima carta sibillina. Andiamo a vedere con i dadini per l'ossidiana. Allora abbiamo il segno zodiacale dell'Acquario, che potrebbe essere il vostro segno ascendente oppure quello dell'altra persona, o uno stellium, ossia un raggruppamento importante planetario nel vostro tema natale o nel suo. L'Acquario è segno di progetto, ma anche di futuro, e quindi del progresso, in questo caso di un rapporto o di una relazione. Poi abbiamo anche Nettuno, che è il pianeta della mente, della telepatia, del pensiero profondo, ma anche delle prove della vita, del karma in un certo senso. E Nettuno proprio ci parla del dio dei mari e degli oceani, quindi della profondità, in questo caso del sentimento. È come se ci fosse proprio una connessione molto molto profonda tra voi due. E poi abbiamo il numero 4. Potrebbe trattarsi del giorno specifico di un mese specifico, oppure del mese di aprile, oppure della carta dell'imperatore, quindi rimandare al cubo
rappresentato dall'imperatore, che è carta di stabilità e anche di una figura maschile concreta. Qui avevamo appunto il re di bastoni, quindi la maturità volitiva di una persona che ha raggiunto la consapevolezza che deve cambiare le cose se vuole progredire con voi. Ecco, in quel caso l'imperatore rappresenta proprio questo, quindi la spinta, la carica per arrivare verso di voi. Io vi mando un abbraccio grandissimo, Ossidiana, vi ringrazio dell'ascolto. In basso a destra scrivete un messaggio per prenotare il vostro consulto privato. Adesso passiamo alla carta della positività, Occhio di Tigre. Rieccoci qui, Occhio di Tigre, andiamo a vedere cosa ha detto di voi la persona di vostro interesse e a chi. Prima di iniziare vi ricordo che è un video interattivo collettivo, quindi anche se ti risuona, ricordati che non è il tuo consulto privato. Stessa cosa dicasi se il video non ti risuona. È normalissimo, perché a volte leggo dei commenti in cui qualcuno scrive mi risuona, grazie, oppure non mi risuona, che cosa hai detto, eccetera, eccetera. Ecco, in entrambi i casi ricordati sempre che è appunto un video collettivo. Poi per chi volesse prenotare il proprio consulto privato o volesse riprenotarlo con me, scrivete un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra e vi risponderò con tutte le informazioni semplicissime di prenotazione. Allora, Occhio di Tigre, iniziamo la stesa con le sibille. Cosa ha detto di voi questa persona e a chi? Vediamo. Cosa ha detto questa persona e a chi? Abbiamo la felicità. Ha detto che sta bene con voi, che è felice quando vi sente, quando vi vede, a prescindere dal tipo di rapporto che state vivendo e dalla situazione che state vivendo. Però questo è ciò che ha detto, quindi questa persona proprio sta bene con voi. È felice di vedervi, di sentirvi, sta proprio bene. Sente proprio questa connessione importante, gioiosa. Abbiamo l'impossibilità, anche se ha detto pure che a volte si sente impossibilitato nell'essere felici con voi, o perché qualcuno è impegnato, o perché ci sono delle incomprensioni e quindi non vi capite bene. Insomma, qui le carte ci parlano di un blocco di questa persona, ok? Di un blocco attuale e direi anche momentaneo. Ricordiamoci che le carte danno sempre una visione prossima, quindi di un prossimo futuro, ok? Allora, vediamo. Cosa ha detto di voi questa persona? La rottura con la carta degli ostacoli, quindi qui probabilmente per alcuni di voi è successo qualcosa anche vedo di forte, di importante, quindi può trattarsi di un periodo di stand-by oppure di un allontanamento o di ostacoli che parrebbero appunto portare a delle incomprensioni, quindi a non capirvi. Ecco, qui c'è qualcosa che non va in effetti, ci sono delle problematiche, ecco perché questa persona si sente impossibilitata nell'essere proprio felice con voi. mm? Quindi impossibilitata nell'esprimere i suoi sentimenti per voi e anche nel proseguire questo rapporto serenamente. Andiamo a prendere un'altra carta, Eccola qui. Abbiamo il contratto d'affari e a fondo mazzo il regalo. Allora, la carta del regalo, in questo caso, mi piace perché rappresenta proprio non solo
i cuori come seme francese o le coppe nei tarocchi, ma rappresenta il gesto. Questa persona vorrebbe farvi un regalo oppure vorrebbe fare un gesto gentile? Adesso lo scopriamo con i tarocchi, ma l'intenzione parrebbe essere proprio questa. E infatti abbiamo anche il contratto d'affari, che è una carta che è venuta fuori prima del regalo. Quindi questo cosa significa in progressione? Che qui comunque c'è proprio il desiderio di voler raggiungere un accordo, quindi un compromesso con voi, attraverso un gesto gentile, un gesto pratico, ok? O addirittura anche un simbolo concreto, quindi un oggetto, un regalo. Ecco, qui abbiamo un uomo che regala una collana a una donna, quindi questa iconografia rappresenta proprio le intenzioni di questa persona, cioè di venire verso di voi, ok? Ovviamente interpretiamo la carta in senso metaforico, però perché no? Potrebbe essere anche un gesto. Siamo così tanti ad ascoltare che potrebbe anche riguardare un regalo di questa persona, quindi un oggetto che vi regala, ok? Per farsi perdonare. Mm? Allora, vediamo con i tarocchi, per l'occhio di tigre, cosa ha detto di voi questa persona che vuole fare un passo e mettersi d'accordo, chiarire la propria posizione o addirittura regalarvi anche qualcosa per farsi perdonare di tutto questo che è venuto fuori, la rottura, gli ostacoli, l'impossibilità. Andiamo avanti. C'è il concetto del rimedio, quindi rimediare a dei torti o a delle azioni sgradevoli in un certo senso, o poco chiare. Andiamo avanti per l'occhio di tigre. Allora abbiamo le stelle, arcano maggiore numero 17, poi abbiamo il paggio di coppe, devo coprire le stelle per YouTube, allora un attimo che sistemo bene queste carte, ok, quindi il paggio di coppe, poi abbiamo l'otto di bastoni, ecco. L'otto di bastoni è proprio la velocità, il celere, qualcosa che arriva all'improvviso, che cambia il quadro e che sblocca determinate situazioni. Osserviamo anche gli sguardi, questa freccia dove sta puntando? Alla carta dell'impossibilità. Quindi rompere questo blocco, spezzare le catene velocemente. È come se questa persona volesse arrivare a voi in maniera più veloce, più celere, perché sta bene con voi, è felice con voi. Abbiamo anche il paggio di coppe che ci parla di titubanza emotiva. Forse questa persona ancora non ha ben chiari i suoi sentimenti, li prova, ma non li ha ancora ben individuati e ben chiari, nonostante ci sia comunque l'arcano maggiore delle stelle che ci parla di sincerità, ci parla di verità, di alcune situazioni che devono essere chiarite. Ricordiamoci che prima dell'arcano delle stelle abbiamo la torre e la torre è proprio carta di rottura o comunque di confronto acceso, di ostacoli. Ecco un po' quello che hanno ribadito le sibille prima. A fondo mazzo abbiamo il 4 di coppe. Eh sì, questa persona si trova in una fase di meditazione, di riflessione verso di voi, eh? Eh sì. E ha detto proprio questo, ha detto proprio che sente qualcosa per voi, ma ancora deve individuare bene la natura di questo sentimento, la particolarità di questo sentimento. E io ci sento anche dell'altalenanza qui.
di questa persona. Probabilmente per alcuni di voi questa persona, ehm, ecco, ad alcuni di voi ha detto o ha fatto determinate cose e di conseguenza a quello che è l'instabilità di questo sentimento. Ecco perché si è venuto a creare tutta questa, proprio tutta questa cosa, tutta questa situazione, la rottura, gli ostacoli, proprio a causa di questa titubanza emotiva. Andiamo a vedere con l'oracolo degli angeli dell'amore. Vediamo l'aspetto proprio emozionale di questa persona verso di voi. Allora, vero amore, però è un sentimento autentico, anche se non ancora individuato, però è autentico. Questo è l'amore della tua vita. Ecco, la titubanza nel cuore di questa persona sta proprio in questo, perché sente una profonda felicità quando sta insieme a voi, vi sente, vi vede e quindi percepisce che voi siete l'amore della sua vita. Ed è proprio questa profondità che porta a questa titubanza del paggio di coppe e del 4 di coppe. Mm? E qui le carte dicono anche fai attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia. È come se questa persona facesse autosabotaggio, cioè prova questo grande sentimento, vero amore, ma al tempo stesso si difende. È come se sta sempre sul chi va là, in guardia. Mm? Presta attenzione a ciò che dite, a ciò che fate anche voi nei suoi confronti, eh? Eh sì, qui c'è una fragilità spiccata. Assolutamente. Però io ne vorrei prendere un'altra. Ne voglio prendere un'altra in questo caso perché voglio capire una cosa. Lascia andare il bisogno di controllo. Perfetto. Permette a questa situazione di svolgersi spontaneamente. È proprio ciò che ha confidato questa persona perché si sente bloccata, quindi ha bisogno di lasciare andare il controllo con voi in questo rapporto, e quindi abbandonare le difese. Perché? Perché prova un vero sentimento. Allora, le carte non stanno specificando a chi ha detto questo, quindi se si tratta di un uomo, di una donna. Ecco, io nel rispetto delle carte mi sento di dire con questo paggio che è l'unica carta personaggio che è venuto proprio che è venuto fuori proprio prima, quindi questo paggio, mi sento di dire, essendo una carta un po' particolare che descrive sia l'uomo che la donna, vi dico che qui potrebbe trattarsi di una persona a cui vuole sicuramente bene, una persona di fiducia, perché le carte me la descrivono come paggio di coppe, ma ci sento qui sia un uomo che una donna. Cioè, in particolare, io vedo che questa persona ha confidato tutto questo sia a un uomo che a una donna, a cui vuole bene. E ci sento anche degli amici qui, amici o parenti, perché sento qui un legame. Non si tratta di un estraneo o di un'estranea o di una persona comunque così esterna. Io ci sento una persona a cui vuole bene e vuole bene tanto. Però qui ci vedo proprio due persone, sia un uomo che una donna. Mm, avverto questo, mi stanno trasmettendo questo le carte. Vediamo con i dadini.
per l'occhio di tigre. Allora abbiamo il segno del toro, potrebbe essere il vostro segno ascendente oppure quello dell'altra persona o uno stellium, quindi un raggruppamento planetario nel vostro tema natale o in quello dell'altra persona. Il toro è il segno della stabilità, del fisso, delle sicurezze, delle certezze e quindi il bisogno di avere più certezze da parte di questa persona. Poi abbiamo il 7, potrebbe essere il giorno specifico di un mese specifico o rimandare al mese di luglio. Il 7 ci parla anche del carro, che è arcano maggiore di progresso, di avanzamento, di vittoria. E poi abbiamo la luna, luminare pazzesco in astrologia, importantissimo quanto il sole, e la luna parla di anime, parla anche di profondità, di connessioni karmiche e anche ci parla del sentimento, del romanticismo, è il governatore del segno del cancro. E la luna è vero, parla anche di lunaticità, di instabilità, di cose non dette e poco chiare, però al tempo stesso ci sento qui vero amore, quindi questa persona prova un profondo sentimento percepito nell'anima. Io vi mando un abbraccio grandissimo, occhio di tigre, vi ringrazio dell'ascolto. Per prenotare i consulti privati scrivete un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Un bacio grande da Roberto, il vostro cartomante di fiducia. A presto!